colore creme. Se sei in un'organizzazione per la tua casa e soprattutto per la tua cucina, allora questo video è per te. E vi voglio mostrare come possiamo organizzare al meglio la nostra cucina e la nostra casa per sempre. Ho ordinato tantissimi prodotti su Temu, ma soprattutto molto economici e validi. Ho presentato più volte i prodotti di Temu, però per chi è nuovo sul mio canale o per chi non ha mai sentito parlare di Temu, Temu offre una vasta gamma di prodotti ai prezzi molto bassi. Su Temu troviamo tutto per quanto riguarda la cura della persona, abbigliamento, elettrodomestici. Mi sono arrivati tutti questi pacchi, adesso li apriamo insieme, adesso vediamo quello che ho ordinato, vi farò vedere tutti i prodotti che ci sono all'interno di questi pacchi e soprattutto vi dimostrerò anche in che modo possiamo usarli. Guardate come è chiuso bene. L'importante è di entrare sul link nella descrizione del video, soltanto tramite questo link voi riuscite ad avere il bonus e il bonus sconto e trovare soprattutto questi articoli già scontati. Ho il tavolo pieno con i prodotti, qua non saprei neanche con quale iniziare perché sono tutti validi, però dai, iniziamo prima con questo portapadelle. Questo porta tutto è in metallo. Riusciamo noi a decidere la distanza, no? Dove mettere questi piani, diciamo, per dividere. Lo possiamo anche girare per tenere comunque tutto compatto, rimane tutto bello fisso. Possiamo anche inserirlo dentro in un cassetto per tenere le pirofile, magari quelli che tendono ad scivolare, e soprattutto è ottimo anche per un portaborse. Sta comunque tutto bel compatto. E questa grattugia, adesso ve la presento, è in plastica, però comunque noto una plastica abbastanza resistente. Ha tanti attrezzi qua all'interno e possiamo con lei grattugiare cipolla, carota. La grattugia ha tanti questi pezzi che ci aiuterà a tagliare la nostra verdura, soprattutto anche molto bella. Ecco, ci sono due, uno con un quadrettino più grande e l'altro con un quadrettino più piccolo. Questo qua è anche ideale per tagliare le uova. Mi piace perché ha questo attrezzo dove noi possiamo qua all'interno di mettere la patata o la cipolla e con questa forchetta la fissiamo e dopo andiamo a grattugiare senza ci roviniamo le unghie o che magari ci possiamo fare del male alla nostra pelle. E qua all'interno grattugiamo e tutto ciò che grattugia, ecco, cade in questo contenitore. Non possiamo, in questo modo non sporchiamo neanche la nostra cucina. Questa grattugia non l'ho capita ancora bene, diciamo che alcune verdure sono riuscita a farle, alcune no. Adesso andrei a questo mini mop, adesso ve lo faccio vedere, è talmente piccolo. Allora, abbiamo qua un pulsantino che se noi lo premiamo lui esce fuori e voilà, questo è il nostro mop. A cosa serve? È fatto in una specie di gomma qua, sembra leggermente umida. Possiamo con lui pulire gli specchi, le finestre, è multiuso, lo possiamo usare in diverse situazioni, anche di pulire tipo in bagno, ma se noi lo chiudiamo e lo portiamo via con noi lo possiamo tenere anche in macchina o portarlo quando abbiamo bisogno. È ideale di lavare anche il vetro dalla nostra macchina. Lo chiudiamo e lo possiamo tenere tranquillamente anche in macchina, lui non occupa tanto spazio. Un altro articolo molto valido che vi voglio mostrare. Allora, sono dei semplici ganci, sono questi due ganci. Ho preso colore nero e colore acciaio, vi spiegherò il perché. Hanno anche il loro doppio scotch. Ho ordinato veramente tantissimi di questi ganci perché li vorrei mettere ovunque. Allora ho preso due colori, uno per mettere magari su un mobile nero e questo
color argento, magari per metterlo sul frigo o ad esempio anche sui mobili molto più chiari. Lo possiamo attaccare sul nostro frigo e qua possiamo mettere dei taglieri. Ad esempio se abbiamo dei oggetti molto più grandi, allora giustamente posizioniamoli due distanti uno dall'altro nel modo che riusciamo ad attaccare un vassoio grande o quello che avete bisogno. Però io ho fatto un'altra cosa che sono molto contenta, ho preso questi ganci, non li ho posizionati in modo classico, però li ho girati in questo modo e li ho attaccati in armadio dove tengo io dove la mia scarpiera. E se noi li posizioniamo, ecco, per fare un esempio così, due, all'interno possiamo creare una superiore anta, anzi un cassetto. Io avevo questo contenitore della scrivania dei bambini, non lo usavo, stava lì, per cui se lo posiziono in questo modo in armadio, all'interno se mettere tutto ciò che tiene della cura per le scarpe, o ad esempio anche possiamo mettere delle ciabattine che non usiamo, o magari quelle scarpe con tacco che le usiamo pochissimo, però comunque le vogliamo tenere così sotto mano, che quando c'è bisogno almeno sappiamo dove si trovano. Allora il prossimo articolo è questo contenitore girevole, che praticamente sono per porta legumi, vanno comunque divisi in tante parti. All'interno c'è un coperchio sopra che noi se lo apriamo, ecco, da questa parte riempiamo con i nostri legumi, con lenticchie, con riso, insomma quello che voi usate nella vostra casa per le vostre ricette. Mi piace perché qua all'interno abbiamo comunque un contenitore per prendere quello che noi abbiamo bisogno, per cui basta mettere il contenitore, lo giriamo sulla parte dove abbiamo bisogno, sulle lenticchie o premiamo il pulsantino, e quando premiamo il pulsantino scende la quantità di legumi che abbiamo bisogno, così rimane tutto bello raggruppato e soprattutto, ecco, non vediamo in cucina tanti scatoli colorati, è un modo molto più carino e più minimale. Penso che siete anche voi d'accordo che in tutti questi oggetti trasparenti, no, subito, ecco, ti dà una sensazione di leggerezza, di qualcosa di pulito. Il prossimo prodotto è questo portaocchiali per la macchina. Adesso arriva la bella stagione, il sole, e chi non porta occhiali di sole, soprattutto io che ho occhi veramente molto molto chiari, per me è impossibile stare davanti al sole senza occhiali, io devo per forza avere gli occhiali da sole per proteggermi gli occhi, per cui lo trovo geniale per attaccarlo sulla macchina sopra e di mettere qua i nostri occhiali. Mi è capitato tante volte magari di prendere occhiali e li trovavo magari graffiati, magari si avvicinava a qualche chiave che non ero attenta che stava lì in macchina. Ecco, ci assicuriamo che i nostri occhiali sta lì, poi quando sali in macchina ti riprendi e li metti per la guida. Allora ho preso anche questi contenitori piccoli, sono più adatti per mettere magari nel cassetto del bagno dove teniamo tipo i rossetti, o invece lo voglio usare ad esempio dove teniamo il miele, o ad esempio anche tutte queste cose liquide che perdono, ok, nei barattoli. Allora li metto qua all'interno, così lo metto e so che non gocciola niente, non appiccica niente l'armadio, anche se qualcosa gocciola rimarrà qua all'interno e mi rimane tutto pulito. Ho ordinato anche questa cesta, io penso che questa cesta ognuna di noi la dobbiamo avere, non rimarrà mai senza essere usata, perché la possiamo usare ovunque, mettere all'interno anche i coperchi, lo possiamo anche girare, mettere così in verticale e attaccarlo anche su una porta, mettere all'interno tipo anche caricabatteria, tutto quello che abbiamo bisogno. Abbiamo detto che lo possiamo usare anche nell'armadio, possiamo mettere all'interno anche i bicchieri, anche la frutta. Insomma, questa cesta ci aiuta tanto a tenere tutto
organizzato. Io, anche se ne avrei altri 10, saprei dove metterli. È una cesta che veramente mi aiuta molto, e se devo essere sincera non mi immagino adesso di non avere più questi cesti in casa, perché io li ho organizzati talmente bene ovunque, so già ogni cosa dove sta e mi trovo veramente molto bene con loro, e soprattutto con il prezzo che è scontato oggi. Ecco, sono proprio contenta che ne potete approfittare anche voi. Il prossimo articolo sono questi due cesti. Allora, sono di plastica, e anche questi cesti, quando li ho presi in mano, adesso che li tengo in mano, li posso definire cesti di alta qualità. Qua di sopra abbiamo anche delle rotte che gira, lo mettiamo all'interno di un armadio, ad esempio anche questi armadi della cucina angolari che vengono molto profondi. Ecco, questi cesti sono geniali perché li possiamo prendere da più profondità, con questi rotellini ci aiutiamo, no? A tirarli o spingerli per metterli più in un armadio più profondo. Lo trovo geniale anche perché non occupa tanto spazio, sono piccoli. Allora io lo trovo geniale. Per me, ecco, quello che mi stressa molto in cucina, nell'organizzazione, io quando trovo tutti questi pezzi dalla planetaria, ecco, a me mi nervosiscono molto. Io quando li vedo tra i cassetti che si attaccano uno all'altra, per me, ecco, è punto debole, no? Non riesco ad accettare vedere questi pezzi della planetaria in giro sul mio cassetto, per cui li trovo geniali quando stanno, no? Su un contenitore molto più compatto, e so che ho soltanto loro lì e li prendo soltanto quando mi servono e non mi danno fastidio. Lo trovo anche geniale per mettere tutto ciò che noi laviamo, ad esempio se magari abbiamo una pelle delicata e abbiamo bisogno di un detersivo per la lavatrice delicato, allora mettiamo in questo contenitore soltanto detersivo delicato. Ad esempio possiamo anche tenere la pasta, possiamo tenere tante cose, e stanno ben compatti, non occupano tanto spazio, e si vede anche soprattutto molto organizzato. Anche quando apriamo un'anta o un cassetto, loro stanno ben organizzati. Adesso vi voglio presentare questa spazzola in silicone bianca. È fine, è leggera, ma con lei possiamo fare tante cose. Questa spazzola va inserita sul dito e ci aiuta per lavare bene la nostra verdura. Ad esempio possiamo lavare le carote, le patate. Però guardate, io la trovo geniale su altre cose. Ad esempio con lei possiamo passare così anche sul divano, soprattutto chi ha animali in casa, e così attacca tutti quei pelletti, no? Dall'animale. E oggi vi voglio condividere con voi anche un trucchetto. Qui oggi uscirà un video, ecco, oltre all'organizzazione della casa, anche con degli idee, trucchetti molto utili. Io questa spazzola lo trovo geniale anche per lavare i pennelli nostri che usiamo per fare il trucco. È geniale per lavarli bene, perché comunque va a insistere, il pennello si pulisce molto bene, perché con pochissimi soldi potete avere questa spazzola che vi aiuterà in diverse situazioni. Non mi dovete ringraziare, basta che mettete un mi piace a questo video, questo per me è molto importante. Andiamo avanti. I prossimi prodotti che ho preso sono questi bastoni, ha una molla all'interno. Io con loro veramente ne ho fatto di tutto e di più. Si gira e riusciamo ad arrivare a un'altezza che noi abbiamo bisogno. Con loro abbiamo fatto di tutto. Possiamo metterlo anche sull'anta in cucina, giusto per separare in verticale, per mettere i taglieri, anche qua le pentole, tutto ciò che cadono già, no? Che tendono a scivolare nella nostra cucina. Lo possiamo usare anche in armadio per fissare bene i vestiti, soprattutto piccoli, che hai bambini piccoli. Lo possiamo mettere anche nel cassetto, anche lì per tenere tutto separato, tipo pirofile, tagliere. Ecco, con un bastone così semplice possiamo creare delle belle organizzazioni. E questo deodorante con ozono. Mi piace che non ha la batteria, però va caricato, ecco, lo mettiamo così in carica. È un purificatore di aria con ozono, cioè praticamente lui assorbe i cattivi odori e non va usato soltanto in frigo, ma anche in scarpiera o ad esempio
una stanza dove stanno gli animali o dove abbiamo noi dei brutti odori, anche dove teniamo l'immondizia, lui praticamente non vi profuma ma assorbe gli odori e rilascia quella freschezza, no? Ad esempio voi quando lo accendete e lo annusate, ecco, si sente un'aria fresca. Lui prolunga anche la durata della nostra frutta e della nostra verdura. Qua all'interno c'è questo gancetto che si apre in su, andiamo a attaccarlo sul nostro frigo. Ho ordinato anche questo set, è molto bello, vero? Ha un colore crema tipo, mi piace molto. Io l'ho ordinato per la mia mamma, lei ha la cucina che sicuramente starà bene nella sua cucina, soprattutto anche questo, no? Quando lo guardi così ti dà subito la sensazione di qualcosa di leggero e di pulito. È in silicone, quando andiamo a mescolare il nostro mangiare per non graffiare, no, le nostre pentole. C'è anche la frusta per prendere gli spaghetti, per andare a prendere qualcosa, insomma varie, tipo il cucchiaio più grande, pezzi che serve per una cucina. Poi stanno in questo contenitore che rimane così tutto bello raggruppato e tutto bello organizzato, non li perdiamo in giro. Ho ordinato anche questo contenitore che possiamo mettere dentro olive, ad esempio possiamo mettere i cetrioli piccoli marinati, e quando noi lo giriamo, ecco, diciamo tutta l'acqua va giù e rimane soltanto le olive o cetrioli. All'interno abbiamo anche da questa parte una forchetta in acciaio che possiamo andare a prendere non direttamente, per cui sì, è molto valido questo prodotto, mi piace. Possiamo anche portarlo così sul nostro tavolo, che comunque è carino anche che sta sul tavolo dove mangiamo, non è poi così ingombrante. Ho ordinato anche questa frusta piccola, ad esempio quando vogliamo fare una omelette per sbattere uno, massimo 2 uova, che vuoi qualcosa di una frusta più piccola. Ecco, non avevo una frusta così piccolina, è anche molto carina e molto divertente di lavorare con lei. La cipolla, chi non taglia metà cipolla, che metà li lascia, o lo mettiamo in carta stagnola o nella pellicola. Io ho ordinato questo portacipolla, ecco, quando taglio magari mi serve soltanto metà, l'altra metà lo metto qua, chiudiamo bene e lo conservo in frigo. Mi sembra abbastanza carino di conservare la cipolla avanzata all'interno di un contenitore così. Poi c'è anche la forma molto carina, a forma di cipolla. Prossimo articolo, ho preso questo spazzolino, qua all'interno mettiamo il sapone, si apre e lo mettiamo all'interno, lo chiudiamo, e soprattutto l'ho preso per lavare le scarpe. Qui è bene avere una spazzola separata soltanto per le scarpe, così vado a insistere sulla scarpa per pulirla, soprattutto se avete dei bambini piccoli, con le scarpette così piccole andateli a insistere e puliamo le nostre scarpe. Ho scelto anche questo porta uova, mettiamo le uova, ad esempio se vado nel pollaio prendo le uova, li metto qua sopra, così userò sempre le uova quelle più vecchie, no? Di giorni passati, per cui quando io prendo l'uova di qua ne sono certa che qua sopra sono tutti freschi, per cui quelli li prendo, no, nell'ordine. Contenitore per le lattine, penso che comunque anche le lattine occupano tanto spazio e creano un po' di disordine nel frigorifero. Adesso che arriva l'estate, magari col tè mettiamo in questo modo, così loro stanno bene raggruppati. Il prossimo articolo sono questi contenitori trasparenti con le maniglie che vanno messi nel frigo, però io li trovo geniali anche per mettere dentro le spezie. Comunque vediamo tutto ciò che c'è dentro, se c'è qualcosa che magari perde il sale, qualcosa cade di qua all'interno, per cui non sporchiamo la nostra cucina, basta soltanto risciacquare, e si vede anche molto bene che quando noi lo posizioniamo così all'interno della nostra cucina si vede bello, perché insomma gli oggetti trasparenti, no, danno quella sensazione di leggerezza, però comunque li teniamo ben raggruppati e soprattutto messi in ordine. Prossimi articoli
le ho ordinato, ecco, anche questi attaccano e possiamo attaccare l'asciugamani della cucina, no? Magari vicino al lavabo dove lavi, così ti è comodo, no? Che lavi qualcosa e ti prendi, ti asciughi le mani. Attaccato su di loro i guanti nel modo che non si bagna nel cassetto, li mettiamo qua così loro si asciugano. Questi spazzoli ne li ho ordinati 2 per andare a grattare le nostre padelle. Ecco, è facile che loro rimangono macchiati, soprattutto dove viene bruciato dal fuoco, perché quando laviamo noi insistiamo magari di più dove cuciniamo, o se li mettiamo in lavastoviglie, la lavastoviglie non ha la forza di andare a grattare bene le nostre pentole, le nostre padelle. È molto semplice, è molto leggera, però fa il suo dovere, ecco, basta aggiungere il detersivo che voi siete abituati. Il prossimo prodotto è questo portacavi, anche lui c'ha un adesivo che lo togliamo e possiamo mettere anche all'interno di un cassetto o all'interno o anche dove avete la scrivania, ecco, lo attaccate così sulla scrivania e qua mettete il cavo dal cellulare, dal vostro PC per caricare, ecco, per non andare sempre a cercare che magari cadono giù. Ho preso anche per la semina, ecco, se volete avvicinarvi a questa passione dell'orto, anche se abitate in un appartamento, se volete sperimentare con i vostri figli, questi contenitori sono favolosi. Mi piace perché hanno sotto un vassoio che comunque non va a sporcare la nostra casa. Vedete, c'è prima il vassoio qua dentro e poi abbiamo i quadratini già divisi con il buco per il drenaggio, lo riempiamo con la terra e andiamo a seminare. Ad esempio, se c'è un po' di vento fuori ma vogliamo comunque portare le nostre piantine fuori, c'è anche questo coperchio che lo mettiamo sopra. Soprattutto le nostre piantine sta così al sole, in questo modo che ci possiamo anche crescere le nostre piantine in casa. Dopo rimane tutto bello chiuso qua e basta spostarlo, non vi sporca la casa. È importante che lo mettete anche su una parte di casa dove c'è un po' di sole. Cresciamo anche le nostre piantine per lavare i bicchieri, ecco, va posizionato così sul nostro lavabo. Non l'ho preso tanto grande perché sennò ti occupa tanto spazio, ma soprattutto oltre a tenerlo sul lavabo a lavare anche tipo la frutta per lasciare l'acqua che si asciuga, un bicchiere, un piatto, quello che è, ma possiamo anche usarlo. Se noi lo mettiamo sul piano di lavoro, ecco, possiamo posizionare sopra tipo le pentole, quelle che bruciano ancora, che sono ancora tanto calde, ecco, per non rovinare il piano di lavoro. È un'idea geniale per mettere qua sopra. Ho scelto anche questo contenitore che lui anche si apre per diventare più grande. Ad esempio qua all'interno possiamo mettere o pomodorini o ciliegie, fragole, qualcosa di piccolo che magari non vogliamo che si premi, che si schiaccia con altri prodotti, e lo mettiamo così in frigo, così rimane tutto bello separato in questo contenitore piccolo. Spero molto che questo video vi è stato utile, che magari vi ho dato delle buone idee. A me ad esempio mi sono divertita molto di farlo e soprattutto sono molto contenta di aver trovato per voi degli articoli molto validi. Io adesso vi saluto e buona organizzazione, ma noi ci vediamo presto. Un bacione a tutti, ciao ciao!